Se vuoi fare video podcast, oltre a tutto l'aspetto audio, quindi schede audio, microfoni, insonorizzazione nella stanza, eccetera, eccetera, c'è l'aspetto video. E le luci sono uno di quegli elementi fondamentali. Oggi in questo video parliamo di questa luce, ovvero l'Elgato Keylight 2. Come ti raccontavo nell'introduzione, se oggi vuoi fare video podcast e il video podcast è il formato o la tipologia di podcast che le piattaforme stanno spingendo di più oggi, ecco, oltre a tutto il comparto audio, nel quale trovi infiniti video sul mio canale, c'è anche il comparto video e anche qui trovi un sacco di informazioni sul mio canale. Oggi parliamo di luci e lo facciamo parlando appunto di questa luce, ovvero l'Elgato Keylight MK2. Ringrazio ovviamente i ragazzi di Elgato per avermela inviata, grazie mille. E adesso io ti parlo di questa luce, ma soprattutto te la faccio vedere, ok? Perché è una luce molto interessante. Questa è la luce che io utilizzo per fare webinar, per fare call, per fare riunioni, per fare corsi di formazione. Perché come puoi vedere è sottilissima, sono 35 mm. Quindi è veramente ottima. È un po' pesante ovviamente perché ha 160 LED. Su questo pannello sottilissimo, come puoi vedere, ci sono 160 LED. Nella parte posteriore c'è soltanto l'aggancio per l'energia elettrica e un tastino per accendere, spegnere e resettare la luce. Tutto il resto si controlla tramite app del telefono o tramite software che si può scaricare direttamente sul computer. Certo, c'è anche un telecomando che si vende a parte o se usi lo Stream Deck puoi comandarla anche con lo Stream Deck. Io utilizzo il telefono perché ho scaricato l'app di Elgato e posso pilotare tutte le luci di Elgato, oppure direttamente con un software sul computer, quindi a seconda di come mi trovo meglio. In questo video però ti faccio vedere tutto, quindi ti faccio vedere anche come funziona. È una luce che puoi regolare sia di intensità da 0 a 100 sia di temperatura, quindi da luce calda a luce fredda, in modo tale che qualunque sia la tua preferenza in termini di luce, quindi più calda, più fredda, eccetera, eccetera, questa luce può soddisfare le tue esigenze. Devo dirti che è una luce che mi ha sorpreso parecchio, perché veramente non è molto grande, come puoi vedere, però è veramente bella, è veramente morbida, nonostante sia un pannello sottile. Un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo di questa luce, poi ripeto te la faccio vedere, è questo pezzo di ferro, perché è veramente tostissimo, cioè veramente durissimo, e tra l'altro si allunga in una maniera incredibile, esce fuori dall'inquadratura, ma ti assicuro che sarà quasi 1 metro, perché in questo momento l'ho messo a terra e questo tavolo più o meno è intorno agli 80 cm, sarà più o meno 1 metro. A parte essere, come ti dicevo prima, molto resistente, ma anche delle regolazioni che si stringono abitandolo in modo che non si possa muovere. Ma una cosa che mi fa impazzire, e io ho tantissime di queste aste da scrivania, di tutte le marche, di tutti i prezzi, questa qui di Elgato dal mio punto di vista è la migliore, si compra anche a parte, perché guarda questo sistema, c'ha questo sistema qui che permette a questa piastra di scivolare lungo tutta la superficie del gancio qui, dell'attacco, e questo evita fastidi sulle scrivanie. E poi questo è comodissimo. Quando tutte le altre, quelle più economiche, hanno quel pezzetto di ferro che scivola da un lato e dall'altro, è comodo fino a un certo punto, ma quando devi stringere è un po' faticoso. Questo è veramente fatto bene, mi piace un sacco. Poi questa piastra qui è molto grande, quindi prende veramente tanto della scrivania, insomma, come dirti, è molto bella. E poi la testa ovviamente si regola, quindi puoi regolarla come ti pare. Allora, ci tenevo a farti vedere questo perché tra un po' io ti faccio vedere questa luce in azione, anzi adesso ti faccio vedere questa luce in azione, ma la metterò su un treppiedi da terra, perché mi viene più comodo fartelo vedere, ok? Adesso ti faccio vedere la luce, come funziona, tutte le sue caratteristiche, poi torniamo qui per la conclusione. Ok, in questo momento stai vedendo la Keylight MK2 di Elgato attiva. Prendo il mio smartphone e ti dico che adesso la temperatura è regolata, diciamo, a 5600 gradi Kelvin, che è quella che utilizzo io, ma potrei spostarla per farla diventare giallissima. Adesso siamo a 2007,
oppure potrei spostarla a 7000 per farla diventare più fredda possibile. Diciamo che io la uso a 5600, adesso provo a reimpostarla, 5600, eccola qua. Questa, diciamo, è la luce bianca impostata anche nella mia fotocamera. La luminosità adesso siamo al 30%. Capisci che vuol dire? Guarda, se la metto al 100% è fortissima. Il 100% di questa luce è veramente fortissima. Io la tenevo sul più o meno 30% per avere un certo tipo di illuminazione. Controllo nella macchina, sì, sono esposto correttamente. Ok. Ti faccio vedere anche, ovviamente questa qui è l'unica luce. Se ti accendo anche la luce dietro, giusto per dare un minimo di profondità alla scena, guarda come è tutto perfetto. Ok? Quindi questa luce adesso è montata qui su un treppiedi dove c'è anche la mia fotocamera, c'è il microfono, c'è insomma tutto. È puntata in alto, più o meno orientata a 45 gradi verso di me, e in questo momento la tengo centrale perché ce n'è una sola, quindi ti faccio vedere lo scenario con una sola Elgato Keylight MK2. Se ne avessi avute due le avrei messe sui lati, ok? Quindi l'app è davvero semplicissima, non so se la riesci a vedere, forse sì. Aspetta, la metto davanti al volto, dovrebbe... Ok, è veramente semplicissima. Quindi si accende, si spegne, regoli intensità e regoli temperatura. Che dirti, a me piace veramente tanto questa luce perché, come vedi, è molto morbida. Guarda sulla mia pelle. Ora, ripeto, è una sola, quindi è regolata in un certo modo, però guarda come è morbida. Provo a rispegnerti questa per farti vedere solo questa luce qui. Quindi tu potresti realizzare un video solo con una luce. Te ne consiglio due perché è migliore il risultato. Però potresti avere due di queste luci e dietro, come vedi, è buio, se a te piace buio, e ci puoi mettere tutte le lucine colorate, insomma, quello che ti va. Veramente ottima, semplice, leggera, rapida da installare perché l'attacchi, l'accendi, si connette wifi in questo caso col mio telefono e, come hai visto, posso accendere e spegnere, regolare intensità e regolare la luminosità. Ok, ora che hai visto come funziona questa luce, e dal mio punto di vista funziona veramente molto bene, mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi, quindi lasciami un commento sotto questo video. Ti dico la mia opinione. Allora, se io fossi in te ne prenderei due, in modo da averne una a destra e una a sinistra ed essere illuminato correttamente. Poi certo, lo sfondo, quello è un altro discorso, puoi mettere luci colorate, puoi mettere un po' quello che ti pare. Qui stiamo parlando dell'illuminazione del soggetto. Ti consiglio di prenderne due perché dal mio punto di vista sono piccolissime, non occupano spazio. E ti parla uno che ha un softbox qui da 90 cm, questo qui è da 60, e c'era un altro che ho messo a posto, o riposto, perché era da 120. E quando io ti dico 90 o 60 è il diametro, ma poi c'è la profondità. Questo qui sarà mezzo metro di profondità, questo qui sarà 80-90 cm e quello da 120 è tipo un metro di profondità, quindi capisci, avere una cosa così gigante è veramente un problema. Perché io ce l'ho? Perché quando ho comprato queste non esistevano luci così serie, così fatte bene. E poi perché queste qui sono luci che costano di più, hanno un certo senso, sono luci, ecco, diverse, non c'è un meglio o un peggio, sono luci diverse, un po' come il microfono a condensatore e il microfono dinamico, sono entrambi microfoni ma servono a cose diverse. Quindi questa luce serve a uno scopo, a un obiettivo, questa è qui un altro. Quindi, tornando a noi, questa luce è leggera per avere 160 LED e per fare tutto quello che fa, è molto sottile, quindi la puoi attaccare anche vicino al muro, non hai bisogno di staccare la scrivania dal muro di 1 metro. E questo è importantissimo perché se tu registri in ambienti piccoli, la scrivania la tieni attaccata al muro, ok? Questa luce non occupa spazio. Non occupa spazio. Questo qui o questo, dovresti tenere la scrivania staccata di mezzo metro, 1 metro dal muro per potergli dare spazio, la profondità. E quindi sei sempre più vicino al muro posteriore, e quindi non puoi creare quell'effetto di profondità, e se ti piace giocare con le luci a LED non ha senso perché sei troppo attaccato al muro e quindi le lucine a LED colorate illuminano anche te e non solo lo sfondo. Ok? Per tutti questi problemi questa luce è la soluzione. Sai, mi piace essere sempre molto onesto nelle mie recensioni. Io ho la fortuna di ricevere prodotti che nella maggior parte dei casi mi piacciono molto. Questo qui mi piace veramente tanto. Non me l'aspettavo, ti dico la verità, quando l'ho ricevuto
Ho detto vediamo com'è, perché avevo usato in passato vecchi pannelli a LED, ma di vecchia concezione, che erano veramente pessimi, di varie marche, ora non sto a spoilerare quale marche, ma non mi piacevano perché erano molto duri, la luce era veramente dura, quindi alla fine li ho venduti tutti. E ho iniziato con quelli di forma tonda, se non ricordo male, perché non avevo spazio. Continuo a non avere spazio, però adesso questa nuova generazione di pannelli a LED, 160 LED, così morbidi, secondo me sono veramente la scelta migliore. Ok, non voglio dilungarmi oltre, ti ho già raccontato un sacco di cose. Se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, noi ci vediamo settimana prossima.